Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo che aveva 7 figli e una figlia. La figlia era molto bella, ma era così debole e piccola che tutti pensavano che non sarebbe sopravvissuta. Tuttavia, decisero di battezzarla subito. Il padre mandò in fretta uno dei suoi figli alla sorgente a prendere dell'acqua, ma gli altri 6 lo seguirono. Ognuno voleva essere il primo a riempire il proprio recipiente e, nella loro fretta, lasciarono cadere i recipienti nel pozzo. Rimasero lì a guardarsi, incerti su cosa fare, e nessuno di loro voleva tornare a casa. Nel frattempo, il padre cominciò a preoccuparsi e si chiese perché i ragazzi ci mettessero così tanto. Sicuramente, pensò, i 7 staranno giocando. Quando non tornarono ancora, si arrabbiò e desiderò che si trasformassero in corvi. Quasi immediatamente dopo averlo detto, udì un gracchiare sopra di lui. Alzò lo sguardo e vide 7 corvi neri volare in cerchio. Si sentì triste nel vedere il suo desiderio avverarsi, ma non sapeva come tornare indietro. Cercò di consolarsi con la sua piccola figlia, che ogni giorno diventava più forte e bella. Per molto tempo, lei non sapeva di avere dei fratelli perché i suoi genitori non ne parlavano mai davanti a lei. Un giorno, sentì delle persone parlare e udì dire: «Sì, è molto bella, ma è un peccato che i suoi fratelli siano stati persi per lei». Questo la rattristò molto. Andò dai suoi genitori e chiese se avesse dei fratelli e cosa fosse successo a loro. Non poterono più nascondere la verità e le dissero che era la volontà del cielo e che la sua nascita l'aveva causato involontariamente. La piccola si rattristò per i suoi fratelli ogni giorno e sentì di dover fare tutto il possibile per riportarli indietro. Non si riposò finché un giorno partì silenziosamente da casa per cercare i suoi fratelli e liberarli, a qualunque costo. Portò con sé solo un piccolo anello dei suoi genitori, una pagnotta di pane nel caso avesse fame, un piccolo recipiente d'acqua per la sete e un piccolo sgabello su cui sedersi quando fosse stata stanca. Viaggiò a lungo fino a raggiungere la fine del mondo. Prima si avvicinò al sole, ma era troppo caldo e luminoso, quindi corse rapidamente verso la luna. La luna era fredda e disse: «Sento odore di carne e sangue che si avvicina». Così si affrettò via e finalmente raggiunse le stelle. Le stelle erano amichevoli, ognuna seduta su un piccolo sgabello. La stella del mattino si alzò e le diede un piccolo pezzo di legno, dicendo: «Avrai bisogno di questo per sbloccare il castello sulla montagna di vetro dove vivono i tuoi fratelli». La piccola prese con cura il pezzo di legno, lo avvolse in un panno e continuò il suo viaggio fino a raggiungere la montagna di vetro. Quando arrivò, trovò la porta chiusa. Cercò il suo pezzo di legno, ma si rese conto di averlo perso. Cosa poteva fare adesso? Voleva salvare i suoi fratelli, ma non aveva la chiave del castello. Così, questa coraggiosa sorellina prese un coltello dalla tasca e si tagliò il ditino, che era della giusta misura per la chiave. Mettendo il suo dito nella serratura, la porta si aprì. All'interno, un piccolo nano si avvicinò e chiese: «Cosa stai cercando?» «Cerco i miei fratelli, i 7 corvi», rispose lei. Il nano disse: «I miei padroni non sono a casa, ma puoi entrare e aspettarli». Mentre attendeva, il nano preparò la cena e mise 7 piatti piccoli e 7 bicchieri piccoli. La piccola assaggiò un boccone da ogni piatto e un sorso da ogni bicchiere, ma accidentalmente lasciò cadere il suo anello nell'ultimo bicchiere. Improvvisamente udì un fruscio e un gracchiare e il nano disse:
ecco arrivare i miei padroni. Quando i 7 corvi arrivarono, volevano mangiare e bere, e notarono che i loro piatti e bicchieri erano stati disturbati. Uno dopo l'altro chiesero: «Chi ha mangiato dal mio piatto? Chi ha bevuto dal mio bicchiere?» Tutti gracchiarono e indovinarono. Deve essere stata una persona a toccarli. Quando il 7° corvo raggiunse il fondo del suo bicchiere e vide l'anello, lo riconobbe come quello dei suoi genitori e disse: «Oh, se solo la nostra sorellina venisse, saremmo liberi». La piccola, che aveva ascoltato dietro la porta, corse in avanti. In quel momento, tutti i corvi tornarono alle loro vere forme e si abbracciarono e si baciarono, felici di tornare a casa insieme. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.